Oggi vi faccio vedere come si fa la coltivazione in acqua dell'orchidea Phalaenopsis. Trasferiremo in acqua questa stupenda orchidea, guardate qua, ha il fiore grande quanto il palmo di una mano. Per farlo però, mi raccomando, seguite il video e applicate tutte le regole in modo sacrosanto. A tutti gli effetti la coltivazione in acqua è un controsenso perché questa pianta vive sugli alberi, è una pianta epifita e le sue radici non sono nate per stare all'interno dell'acqua, ma sono nate solamente per ancorarsi alle strutture degli alberi sui quali vive. Però ci sono 2 o 3 motivi particolari per cui consiglio di trasferirla direttamente in acqua. La prima è quando stiamo cercando di coltivare questa pianta da anni, ma ci muore sempre e ci muore soprattutto perché le radici iniziano a marcire. Che cosa potrebbe essere accaduto? Che noi, annaffiando la pianta, naturalmente si inumidirà anche questa corteccia chiamata bark e se il colletto della pianta, che è quella zona là in basso dove nasce la prima fogliolina, è a ridosso con queste parti umide di corteccia, potrebbe marcire velocemente e se marcisce velocemente anche tutta la pianta intera muore senza ripari. Una seconda ipotesi invece è che questa pianta sia dotata sul colletto di una piccola spugnetta di coltivazione. Queste spugnette servono per mantenere idratata la pianta soprattutto quando sono piccoline nelle prime fasi di coltivazione, ma se non vengono tolte quando crescono e vengono travasate, poi la pianta può marcire e morire. Iniziamo con la prima regola, semplice e anche simpatica. La prima regola è che dovete seguire tutte le altre regole. La seconda regola è la scelta del vaso. Mi raccomando, scegliete un vaso in vetro perché poi sarà bellissimo l'effetto, ma soprattutto la sua forma deve essere un vaso a V, perché poi lo vedremo quando noi andremo a coltivare la pianta qua dentro, le foglie dovranno poggiare sul vaso, sui bordi esterni e la pianta sorreggersi da sola. Trasferimento dell'orchidea dal barca all'acqua quando la pianta non ha i fiori, deve essere sfiorita. Io ora lo farò che la pianta è ancora in fiore perché ho notato un sintomo di sofferenza sulla mia pianta. Sulle vostre invece che farete il trasferimento quando la pianta non ha più il fiore dovrete tagliare lo stelo, il palco fiorifero. Come si taglia? Contate 2 nodi da dove nasce lo stelo nasce da questa fogliolina qua, questo è il primo nodo, questo è il secondo nodo, in questo punto qua voi farete un taglio in diagonale con un paio di forbici disinfettate con alcol etilico, semplice da farsi. Fatto il taglio dello stelo, andiamo sotto al doccino della nostra doccia e andiamo a togliere tutte le cortecce che ci sono in questo vasetto. Liberiamo le radici. Organizziamoci con un secchio e controlliamo se ci sono radici impigliate sotto la nostra orchidea. Cerchiamo di toglierle, tanto sono tutte secche. Al limite utilizzate un paio di forbicine. Ed iniziate prima con le mani a togliere delicatamente tutto questo bark. Eccoci qua. Ed ecco qua il motivo principale per cui le orchidee marciscono velocemente, non è neanche troppo colpa nostra. Vedete questa spugnetta sta toccando il colletto e questa è veramente una spugna a tutti gli effetti che si inzuppa di acqua e una volta che rimane zuppa presto fa marcire l'apparato centrale della nostra pianta facendola morire. Andiamo a levarla completamente con delicatezza. Una volta che abbiamo liberato la nostra orchidea dalla spugnetta di coltivazione, togliete solamente la parte più grossolana del bark. Ci sono alcuni pezzi che sono molto aderenti alle radici, non toglieteli con le mani, mi raccomando. Fate così, aiutatevi con il vostro doccino, inumidite ben bene l'apparato radicale della pianta e vedrete che pian piano le radici si libereranno da questo terriccio di coltivazione. Andare ad eliminare le radici secche, marce o strozzate della nostra Phalaenopsis. E come si fa?
Semplicemente un paio di forbici che tagliano, disinfettate con alcol ed andiamo ad eliminare le radici che vi ho citato prima. Allora, osserviamo questa radice, vedete, è completamente secca. La andiamo ad eliminare a filo di questo punto qua, dove abbiamo invece una radice molto sana. Questa va eliminata. Poi, vedete, anche questa è una bella radice dura e turgida, poi alla fine invece è secca e c'è un piccolo punto di marcio. Prendiamo sempre le nostre forbici e tagliamo in questo modo. Facciamo tutto questo bel lavoro di pulizia. Visto che ci siamo, vi faccio osservare anche il colletto della pianta per capire qual è. Con la punta della matita lo sto indicando proprio adesso. È questo punto qua, da dove nasce la prima fogliolina. Questo punto è molto delicato, non deve stare mai a contatto con l'acqua. Figuratevi con una spugnetta che è sempre umida. Quarta regola, semplicissima, solamente un terzo delle radici della nostra orchidea dovranno toccare l'acqua del vaso, le altre, ossia i 2/3, dovranno rimanere fuori. Vi assicuro che è più semplice da dirsi che da farsi. Per prima cosa, le foglie fatele adagiare sul bordo del vaso, vi aiuteranno a mantenere dritta la vostra pianta. Poi iniziate a prendere le radici, quelle che sono più in alto e più all'esterno, e le portate fuori dal vaso in questo modo qua. Ce le dovrete portare circa i 2/3, un terzo invece rimarrà a bagno. Una volta che abbiamo rispettato questa proporzione, la pianta si terrà su da sola. Guardate qua che spettacolo. Quinta regola, e mi raccomando, il colletto della pianta, lo abbiamo ben visto prima, deve sempre rimanere fuori dell'acqua, ne vale la vita della nostra pianta. Sesta regola, se la vostra pianta non presenta stabilità all'interno del vaso e siete preoccupati che possa cadere, non dovete inserire i sassi all'interno del vaso, non dovete neanche legare la pianta con i fili di ferro che poi vengono fissati al vetro, e né dovete fare quelle barelle di supporto create con piccole assicelle di legno. Dovete invece acquistarvi queste decorazioni per acquario, nascono appositamente per essere inserite negli acquari dove ci sono i pesci, figuratevi se non possono essere inserite all'interno della nostra pianta. Sono praticamente delle biglie di vetro, vanno benissime anche le biglie di vetro, quelle che una volta ci si giocava da ragazzini. Vengono inserite in un certo quantitativo all'interno del vaso, le radici rimarranno in basso, queste biglie stanno sopra alle radici e la vostra pianta si manterrà perfettamente in equilibrio. Settima regola, l'acqua che dobbiamo mettere all'interno del vaso deve essere di bottiglia, non utilizzate assolutamente acqua di rubinetto perché potrebbe contenere il cloro. E deve essere sempre acqua di bottiglia anche quando noi andremo a rabboccare l'acqua dell'orchidea perché magari si è consumata o è evaporata. Semplice da farsi, aggiungiamo acqua fino a che il livello andrà a coprire quella porzione di radici pari ad un terzo. Qui adesso si creerà un clima ideale per l'orchidea. Innanzitutto vedete dove è il colletto dell'orchidea, la sto indicando con la punta della matita, quindi ben più alto del filo dell'acqua. L'acqua pian piano evaporerà e qui si creerà quel clima umido che all'orchidea piace tanto. Dobbiamo aggiungere l'acqua quando vediamo che questo livello sta scendendo pericolosamente. Possiamo anche per comodità segnarci il punto con un pennarello indelebile. Non dovrete far altro, né nebulizzare né bagnare le foglie, nulla di nulla. Ottava regola, la posizione della nostra orchidea all'interno della nostra casa deve essere posta in un luogo dove c'è molta luce, una bella finestra rivolta ad est o ad ovest. Va benissimo anche a sud, ma se arrivano i raggi del sole che colpiscono le foglie, allora fate come me, mettete un tendaggio sottile bianco in modo che filtrano il sole e vedrete che la vostra pianta non subirà danni.
Tenete poi la vostra pianta sollevata da terra e distante dai muri almeno di 1 metro, in modo che lì circola aria. L'aria è molto importante per la nostra Phalaenopsis. Se nella vostra casa invece non ci sono queste condizioni, magari c'è poca ventilazione, vi consiglio di aiutarvi con quei piccoli ventilatori in modo che li puntate verso la pianta e farete circolare aria. Se c'è poca illuminazione potete andare ad utilizzare quelle lampade che nascono appositamente per far crescere le piante. Nona regola, la concimazione della pianta. Si fa sempre e solo quando la pianta non ha il fiore. Semplicissimo da farsi, si prende 1 litro di acqua, si mettono 5 gocce di questo concime che stiamo guardando qui sulla sinistra come punto di riferimento. Nel box informazioni poi vi metto anche il link in modo che vi andate ad approfondire l'argomento, e si aggiunge l'acqua se dobbiamo rabboccare quella consumata. Oppure se la nostra acqua ha cattivo odore e la vogliamo sostituire, allora andremo a mettere l'intero quantitativo di acqua all'interno del nostro vaso. Per i primi giorni la vostra acqua potrà diventare marroncina, a quel punto la dovrete andare a sostituire. Pian piano diventerà sempre più limpida e splendida, fino a che non cambierà più colore. Se sulle vostre radici iniziano a crearsi delle minuscole alghe e l'acqua inizia a colorare di verde chiaro ma non ha cattivo odore, non la dovete cambiare nella maniera più assoluta. Questo che state osservando non sono altro che alghe che si sono inserite nell'apparato radicale della vostra pianta e andranno ad ossigenare l'acqua. La vostra pianta crescerà in modo ancora più perfetto. Decima ed ultima regola, la potatura. Quando sulla vostra pianta non c'è più il fiore, possiamo anche andare a tagliare il palco fiorifero. Come si fa? In modo semplicissimo. Dobbiamo individuare da dove nasce il nostro palco, da questa fogliolina qua, e prendiamo in su e cerchiamo 2 nodi. Il primo è questo che sto toccando con il mio dito, il secondo è questo qua. Tra il secondo ed il terzo nodo noi con un paio di forbici affilate e disinfettate andremo a fare un taglio inclinato, in questo modo qua. In questo modo la pianta sulla prima o sulla seconda gemma emetterà di nuovo con il tempo un altro palco fiorifero e nel giro di 5 o 6 mesi farà altre belle fioriture come quella che stiamo vedendo qua.